La verità nascosta dietro la nuova fiamma di Can Yaman? Qualcuno ha mosso i fili? Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di entrare nel vivo, se vi va iscrivetevi e sosteneteci. Ogni vostro gesto ci aiuta a raccontarvi ciò che gli altri non osano dire. Amici, oggi affrontiamo la voce che sta incendiando l'intrattenimento turco e non solo. È davvero iniziata una storia tra Can Yaman e Demet Özdemir? Oppure c'è un potere silenzioso, invisibile ai riflettori, che ha deciso il tempo, il luogo e persino la narrativa di questa presunta riaccensione dei sentimenti? Sui social una convinzione sta prendendo forma: non è il destino a farli ritrovare, bensì una strategia accurata orchestrata dall'entourage di Can, con la sua gente al centro di ogni ipotesi. Perché così tanti sono certi che dietro ogni svolta ci sia lei, con i suoi fogli di calcolo, gli orari serrati, i filtri PR e la regia attenta di ogni comparsa pubblica? E qual è il vero motivo per cui l'opinione pubblica collega questa figura anche alla rottura passata tra Can e Demet? Oggi passiamo al setaccio accuse, commenti e voci di corridoio, uno per uno. Mettetevi comodi. Le immagini, i dettagli, le suggestioni che stiamo per analizzare cambieranno il modo in cui guardate le loro mosse. E forse sveleranno quel che nessuno ha avuto il coraggio di pronunciare a voce alta. La persona più chiacchierata del momento è, senza alcun dubbio, Can Yaman. Eppure, per una volta, non si parla di un nuovo set, di una serie internazionale o di una campagna globale. L'argomento del giorno è un sentimento, o meglio un'onda che molti chiamano ritorno di fiamma, alimentata da segnali sottili e apparenti coincidenze. Il nome abbinato al suo? Demet Özdemir. Il pubblico ha iniziato a collegarli di nuovo in modo insistente, e ciò che spinge questa voce non è solo l'assonanza dei loro percorsi, ma la certezza ribadita da centinaia di utenti. Questa storia è stata messa in calendario, magari provata, limata e infine lasciata filtrare, dalla persona che da sempre affianca Can nelle scelte professionali, la sua agente, oggi indicata come la vera regista delle emozioni raccontate al grande pubblico. Ma da dove nasce tutto? La miccia è stata un video innocente, pubblicato da un amico molto vicino a Can, durante una cena affollata. Illuminazione calda, tavolo lungo, risate in sottofondo. Nulla di compromettente, nulla di pensato per rivelare. Eppure gli occhi allenati dei follower hanno notato un dettaglio sullo sfondo: Can Yaman e Demet Özdemir seduti allo stesso tavolo. La discussione è esplosa pian piano, come una bracciola che prende ossigeno. Sarà coincidenza? Sarà un ritrovo amichevole? O è il primo fotogramma di una narrazione più ampia? Il giorno seguente, un altro tassello, un post di Demet dalla stessa zona, stesso quartiere, stesso profumo d'atmosfera. I fan hanno chiuso il cerchio a modo loro, non può essere solo fortuna. E poi è arrivato quel tweet che ha spostato l'ago della bilancia. Sapete della nuova storia di Can? Amici, è tutto merito della sua agente, di nuovo. Da quell'istante, pur senza prove definitive, il racconto collettivo si è aggrappato al filo più comodo. Se c'è movimento, qualcuno lo ha programmato. Perché tanta gente attribuisce ogni svolta sentimentale di Can alla sua manager? La risposta, per i più, è semplice. L'attore lavora con lei su ogni passaggio strategico. In anni di carriera internazionale, Can si è ritagliato l'immagine di un professionista ordinato, concentrato e selettivo, uno che pesa le parole, calibra i tempi, evita gli incidenti. E quando un artista mostra un tale controllo, il pubblico tende a leggere ogni suo gesto come esito di una pianificazione. In un'intervista ha detto: "Sono un giocatore di squadra, non prendo decisioni da solo". Quelle parole, pensate per parlare di metodo, sono diventate per alcuni la prova che in realtà la sua vita sarebbe diretta come una sceneggiatura. Così, a ogni presunta nuova pagina, il pensiero corre allo stesso punto: se l'ha scelta la sua agente. È una percezione, certo, ma la percezione, nel mondo del gossip, spesso vale più del documento. Chi è Demet Özdemir, e perché il suo nome crea risonanza accanto a quello di Can? Da anni Demet è un volto amato. Attrice di talento, ballerina di formazione, presenza social elegante e luminosa. La sua crescita stabile, l'immagine moderna e l'affetto con cui parla ai fan hanno reso ogni suo passo un evento. Accostarla a Can significa convogliare due orbite potenti. C'è chi sussurra che la loro energia non si sia mai davvero spenta, chi sostiene che oggi sarebbe tutto più maturo, più calmo, più consapevole rispetto al passato. C'è anche chi mette le mani avanti.
Questa non è una relazione spontanea, profuma di PR. Ed ecco che ritorna il ritornello. Se c'è una storia, è stata accesa apposta per il pubblico, calibrata dall'ufficio che gestisce l'immagine di Cannes. La discussione corre sui social come un fiume in piena. Non c'è una dichiarazione ufficiale, non c'è una foto mano nella mano, eppure molti parlano come se tutto fosse certo. Cantace da giorni? Allora la tengono segreta. Dimet non offre spiragli sulla vita privata? Conferma in diretta. Sono bastati pochi indizi condivisi, qualche luogo in comune, orari che si sovrappongono, un amico che inquadra mezzo profilo di troppo. Dall'altra parte, i più scettici ricordano che 4 scatti non fanno una storia, che sia Can sia Dimet hanno imparato da tempo a proteggere quello che conta, che la riservatezza non è un indizio, ma una scelta concreta. Di fatto, la domanda vera non è se si vedano o meno, ma chi avrebbe orchestrato questa prossimità. Il coro è sempre lo stesso. L'architettura la firma la gente. Per comprendere perché il dito puntato ricada sempre lì, bisogna tornare al passato. Quando Can e Dimet si sono allontanati, la rete si è spaccata. Da un lato chi accettava che le strade cambino, dall'altro chi individuava nel calendario di Can, nelle priorità professionali e nelle mediazioni di chi lo rappresenta, un ostacolo impossibile da aggirare. Le voci di allora parlavano di agende incompatibili, di riunioni d'agenzia che spostavano date e ricordi, di trattative televisive che mettevano pressione su un legame già in bilico. Nulla è mai stato confermato, ma le narrazioni digitali vivono di non detti. Ed ecco perché, oggi, basta un tavolo condiviso perché riemergano antiche accuse. Se in passato hanno frenato, dicono i più maliziosi, qualcuno avrà deciso quando ripartire. La questione più discussa rimane questa. Can esegue ordini o guida il timone? Gli addetti ai lavori, quelli che davvero lo conoscono, ripetono che è un professionista che sa ascoltare, ma che nelle questioni personali la scelta è sua e solo sua. Lui valuta, sceglie, protegge. Eppure i social preferiscono leggere il suo stile controllato come il segno di una regia esterna. Così, a ogni rumor, tornano frasi di ferro. Se sta con qualcuno è perché gli hanno dato il via libera, se c'è un avvicinamento allora è una mossa di campagna, persino l'amore diventa strategia. La realtà forse è più semplice e più complessa insieme. Quando 2 persone con quel livello di fama provano anche solo a parlarsi, il rumore di fondo divora il suono autentico. È amicizia o ritorno di fiamma? Nessuno può dirlo con certezza. Chi scommette sul si tira fuori mappe, orari, scatti e dettagli. Chi giura di no ricorda che la popolarità ha un prezzo e che non tutto ciò che appare è ciò che è. Intanto la domanda che brucia è un'altra. Chi ha scritto l'intimità vista tra le righe? La rete indica una sola direzione. L'ufficio di Can, la sua manager, la stessa figura che si vede ovunque, ai festival, alle anteprime, alle riunioni con i brand, agli incontri internazionali. Una presenza così visibile fa pensare che sia presente ovunque, anche dove non dovrebbe. Influenza davvero? Nessuno può provarlo. Ma quando l'idea attecchisce, diventa verità narrativa. Come vive tutto questo Kanyaman? È noto per il suo autocontrollo, per la calma con cui sceglie di non rispondere al clamore. Privato sulla vita privata, elegante nel silenzio. Ma immaginate quanto possa essere logorante. Bevi un caffè con una persona e ti dicono che è una regia. Appari in una foto accanto a una donna e parlano di mossa promozionale. Si intravede un addio e viene imputato a un calendario imposto dall'alto. Dopo un po' anche i legami più naturali vengono scalfiti dall'eco. E Dimet? Lei, che negli anni ha imparato a trasformare le voci in grazia, sa che ogni gesto verrà ampliato e decodificato. Per questo respira, misura, avanza un passo alla volta, lasciando che sia il tempo a ridurre le ombre. E se davvero questa storia rifiorisse alla luce del sole? È facile prevedere il coro in 3 parti. Ci sarà chi dirà che insieme sprigionano una magia che nessuno ha mai spento. Ci sarà chi sosterrà che è tutta facciata, che il pubblico internazionale va accarezzato con entusiasmo calcolato. E ci sarà chi, immancabile, ripeterà che ogni dettaglio è stato studiato in riunione. Ma se l'amore dovesse davvero trovare strada, la domanda cambierà. Non più chi ha deciso, ma come faranno a proteggere il fragile equilibrio tra ciò che appartiene ai fan e ciò che appartiene soltanto a loro. Perché ogni volta che Can e Dimet tornano nello stesso fotogramma, il passato si riapre, le pagine si sfogliano, e l'album cresce di un capitolo. Perché la presenza della manager sembra inesauribile?
Chi segue Khan da vicino lo sa, lei c'è a ogni evento, ufficializza i progetti, scandisce le tappe internazionali, pesa le parole con i marchi, prepara i corridoi prima che lui arrivi. Una figura così esposta fa pensare che possegga altre chiavi, che suoni campanelli anche nella sfera più intima. È davvero così? Non esiste un sì o un no che chiuda la questione. Esiste però un riflesso. Quando vedi spesso una silhouette, inizi a immaginarla ovunque. E nel mondo dello spettacolo il riflesso, a furia di rimbalzare, diventa racconto. Allora cos'è? Amore, strategia o semplice amplificazione social? I fatti, per ora, sono pochi e rumorosi. Can Yaman e Demet Özdemir sono apparsi negli stessi luoghi, in tempi prossimi. Alcune storie hanno mostrato sfondi simili. Un amico ha filmato, senza malizia, più di quanto credeva. Le voci hanno preso fuoco. La dichiarazione ufficiale non c'è, ma forse non è questo il cuore del problema. Il vero nodo è che a ogni nuovo avvicinamento, l'ombra della stessa figura si allunga e l'episodio viene bollato come operazione d'immagine. Si crea un clima complicato per Khan e per Demet, che alle spalle hanno carriere che non hanno bisogno di stampelle narrative. C'è davvero una storia? Forse sì, forse no. Ma una certezza c'è. I social continueranno a scrivere la loro trama a proprio piacimento, cucendo indizi e supposizioni fino a dare l'illusione di una verità. E questa discussione, lo sentiamo, non si spegnerà presto. Raccontarvi il dietro le quinte di ciò che potrebbe essere un nuovo capitolo tra Can Yaman e Demet Özdemir è un esercizio di equilibrio, tra ciò che si vede e ciò che non possiamo sapere, tra la fame di novità e il rispetto per il silenzio. È amore, strategia o soltanto rumor di rete? Diteci la vostra qui sotto, perché il dibattito è appena cominciato. Restate con noi su Stelle Turche Rivelate, iscrivetevi, mettete like e attivate le notifiche per non perdere gli sviluppi. Nel prossimo video vi aspetta una sorpresa ancora più grande. A presto!